Cari amici di Posti e Pasti, oggi vi porto al Caffè Pedrocchi, che è il bellissimo edificio qui alle mie spalle, di cui vi racconterò la storia a breve. E vorrei concludere poi con un'esperienza abbastanza interessante, direi da fare assolutamente quando sarete qui a Padova. All'inizio del 1800 Antonio Pedrocchi acquistò quest'area già edificata e chiese al veneziano, all'architetto Giuseppe Jappelli, di costruire un caffè che fosse a disposizione della gente, della popolazione locale e non solo, in un'area strategica tra l'università, che è il palazzo in fondo a sinistra, e quello che poi saranno, ed erano già a quel tempo, i mercati verso destra. E dietro di me la zona della stazione, quella che poi si sviluppò sempre di più dalla seconda metà del 1800 in poi. Due ingressi, quello a sinistra direttamente nell'area del caffè e quello a destra conduceva a quei piani, al piano superiore, dove si trovavano le stanze, quelle dedicate alla cultura, al sapere, agli incontri intellettuali. Ad Antonio Pedrocchi non piaceva il retro del suo caffè, che inizialmente si concludeva con il loggiato, la loggia, alla nostra destra. Quindi chiese allo stesso architetto Giuseppe Jappelli di completare il passaggio con un'aggiunta, ma Jappelli tornava dalla Gran Bretagna, dove aveva potuto ammirare il neogotico, e quindi si lasciò ispirare da quello stile e si tamponò il passaggio che era aperto e che al proprietario non piaceva, ma lo completò in questo nuovo modo e chiamò questo edificio, o meglio, siamo noi che chiamiamo questo edificio, il Pedrocchino, perché completa così l'antico caffè Pedrocchi. Questo è l'ingresso oggi utilizzato, che ci conduce nella parte moderna del caffè, quella dove poi è possibile, entrando da qui, andare anche nella parte più storica che fra poco vi mostrerò e che ci condurrà a conoscere le tre stanze dedicate ai colori della bandiera e il vecchio bancone ancora utilizzato in inverno soprattutto, che ricorda proprio la prima decorazione, l'orologio e le sale che noi usiamo anche per concerti. Quindi ci sono eventi privati anche nel caffè, ma comunque c'è la sala rossa dove noi siamo, e laggiù, dove oggi purtroppo non posso accedere perché c'è un evento privato, la sala bianca, dove pare si sia seduto anche il famoso Stendhal. E da qui invece vi porto alla stanza cosiddetta verde. Queste sono le canzoni delle nostre lauree. Questa è la stanza verde, la stanza che fin dall'inizio Pedrocchi volle destinata a tutte le persone che entrando nel caffè, non avendo denaro a sufficienza, avrebbero comunque potuto sedere qui e fare quello, riposarsi, come noi facciamo ancora oggi. Quando piove diamo l'appuntamento qui, oppure veniamo qui a leggere il giornale, oppure facciamo l'incontro con i nostri amici, e non c'è chiaramente obbligo di consumazione. Quindi verde, rosso e bianco, anche se non perfettamente in ordine, sono i colori dedicati alla nostra bandiera. Eccomi con il celebre caffè Pedrocchi. Formula segreta: è un caffè espresso con una crema di menta e con una spolverata di cacao. È un caffè che si serve proprio così, senza cucchiaino e senza zucchero. Il problema è un altro che fra poco, salutandovi, vi dirò. Il problema di questo caffè è che una volta che si è bevuto e quando non si ha il cucchiaino, non si riesce poi a raccogliere la crema di menta che rimane. E quindi, venite a Padova e provate voi con i vostri mezzi, quelli in dotazione, a pulire e raccogliere la crema nella tazza.
Vi aspetto a Padova al Caffè Pedrocchi. Ciao amici!